purtroppo è impegnato in un altro talk, ma ci raggiungerà a breve. E sono qui appunto per presentarvi lo show cooking di oggi, in cui i protagonisti saranno il friulano di Torre Rosazza, di cui poi ci parlerà ampiamente Antonella Imborgia, responsabile marketing e comunicazione dell'azienda, e lo chef Andrea Berton del ristorante Berton a Milano. Cedo la parola ad Antonella in modo tale che vi possa raccontare qualcosa di più sul vino. Grazie, buongiorno a tutti. È un vero piacere essere qui oggi insieme a Chef Berton per questa collaborazione. Io rappresento l'azienda Torre Rosazza che si trova nel cuore dei Colli Orientali in Friuli, una terra vocata naturalmente alla produzione di vino, un territorio dove si produce vino fin dai tempi degli antichi romani e che poi ha proseguito in tempi più recenti anche con il contributo dell'abbazia di Rosazzo, vicino a dove si trova l'azienda, nel Corno di Rosazzo in provincia di Udine. Un posto molto suggestivo. L'azienda ha 90 ettari di vigneto organizzati in filari, in appezzamenti e in terrazzamenti che formano un naturale anfiteatro, un colpo d'occhio veramente eccezionale. È considerata una delle terre più interessanti per la produzione di bianchi in Italia e oggi assaggeremo uno di questi prodotti molto interessanti, il friulano. Il friulano ha una storia particolare, un vitigno autoctono che forse conoscete con un altro nome, il Tokai. Il Tokai friulano era il nome che potevamo dare a questo vitigno fino a qualche tempo fa. Dopo c'è stata una disputa con gli amici ungheresi che producono un altro vino che si chiama Tokai, che ha caratteristiche completamente diverse perché è un vino dolce, in più il Tokai in Ungheria è un territorio, da noi appunto un vitigno, e quindi ha perso questa denominazione e possiamo adesso chiamarlo friulano, che da un lato è anche un nome più, come dire, patriottico. Non so se avete il vino nel bicchiere, ve lo descrivo brevemente. È un vino dalla vinificazione molto semplice, proprio per cercare di esaltare il vitigno nella sua tipicità. È una vinificazione in acciaio per esaltare i profumi che possiamo sentire subito al naso, così floreali, così delicati. Fa poi un piccolo affinamento sui propri lieviti e un ulteriore affinamento in bottiglia che lo completa e lo stabilizza. Come dicevo prima, insomma, è caratterizzato da questi sentori floreali molto, molto delicati e da una bellissima sapidità, una sensazione di salinità che potete riscontrare dopo ogni sorso osservando, diciamo, la salivazione agli angoli della bocca. Questa è proprio la caratteristica dei vini freschi, salini, che è un po' la cifra stilistica di tutti i nostri bianchi. Oggi il pairing di Chef Berton insomma, ce lo racconterà lui nel dettaglio, ma mi piace insomma, anche la appartenenza territoriale, visto che lo chef è friulano come il vino. E lascio la parola a lui insomma, per portarci in questo viaggio tutto sul nord-est. Grazie molte, buongiorno. Le mie origini sono friulane, conosco bene l'azienda, quindi è un piacere abbinarla al piatto e alla preparazione che vi faccio vedere oggi. Questa sarà una preparazione che ricorda un dolce, quindi la sfogliatella napoletana, che però in questo caso io l'ho tradotta in un piatto salato. Come la preparo? Allora, innanzitutto la sfogliatella, quindi la parte esterna che normalmente viene preparata con la pasta sfoglia, o una pasta simile alla sfoglia in realtà, viene fatta con il sedano rapa. Quindi vi faccio vedere il sedano rapa, quindi in questo caso abbiamo già tagliato del sedano rapa a fette molto sottili, quindi otteniamo questa foglia molto, molto trasparente quasi, che ci servirà poi per comporre la sfogliatella. Prima però viene cotta, quindi noi cuciniamo il sedano rapa in un sacchetto sottovuoto. Sono qua oggi con Matteo e Alessio, lapsus, e Alessio, per fare questa preparazione. Quindi mettiamo sottovuoto il sedano rapa con un po' di burro e un po' di rosmarino e lo facciamo cuocere in forno a 180 gradi per 30 minuti. Quindi il sedano rapa viene tagliato a fette sottili, messo nel sacchetto in questo modo, qualche noccetta di burro, del rosmarino, un po' di sale e cotto in forno.
a 180 per 30 minuti, non a vapore, quindi a forno secco. Quindi si può cuocere in questo modo. Il sacchetto ovviamente viene chiuso sottovuoto e questo permette di conservare e insaporire la verdura. L'altro passaggio che viene fatto è la cottura anche del sedano rapa per inserirlo all'interno poi della sfogliatella. Quindi abbiamo fatto una crema di sedano rapa. Questa crema viene fatta semplicemente facendo cucinare il sedano rapa in acqua e sale fino a che viene appunto cotto nel modo giusto e poi frullato semplicemente con olio extravergine di oliva e si ottiene questa crema. L'abbiamo frullato con il bimbi e abbiamo ottenuto questa crema che ha una consistenza simile a una purea. Gli altri ingredienti che vengono inseriti all'interno di questa crema sono del sedano rapa che viene tagliato a cubetti in questo modo, quindi si chiama in termine tecnico brunoise, che cucino in padella con un po' di olio extravergine di oliva per creare un po' di consistenza all'interno della crema. Quindi li cuciniamo in padella in questo modo con l'olio extravergine, un po' di sale, pepe per insaporire e li facciamo brasare per qualche minuto in modo che si cucini ma allo stesso tempo rimane anche croccante. Quindi nel frattempo che il sedano rapa cuoce, abbiamo preparato, perché alla base di questa sfogliatella verrà messa una crema al grana padano riserva, quindi la crema al grana padano la prepariamo molto semplice con del latte e della panna. Per preparare la crema utilizziamo il bimbi perché ci serve uno strumento che riscaldi, quindi il bimbi è lo strumento giusto per fare questo tipo di preparazione perché scalda, quindi scaldiamo la panna e il latte e aggiungiamo il grana padano per fare la crema. Quindi Matteo, se procedi con la preparazione, quindi la dose che si mette di latte e di panna è mezzo litro di latte e mezzo litro di panna per dare la proporzione e 500 grammi di grana padano, quindi 1 a 1, tutto 1 a 1. Semplicemente si fa partire a 70 gradi il bimbi e si fa frullare, quindi il tempo di preparazione che prepariamo la sfogliatella e la crema per la base del piatto sta procedendo, quindi è molto semplice da preparare. Vedete che lascio brasare a temperatura non troppo forte il sedano rapa tagliato a cubetti in questo modo. Attenzione. E vi faccio vedere come andiamo ad assemblare la sfogliatella. Quindi questo è il sedano rapa che è cotto in forno, quindi chiuso nel sacchetto e abbiamo ottenuto la cottura. Adesso vi faccio vedere come viene farcito e come si ottiene la forma della sfogliatella classica napoletana, dolce normalmente, perché la sfogliatella siamo abituati a trovarla in questo modo. Lascio cucinare ancora i cubi di sedano rapa. Vedete che ho utilizzato una padella abbastanza larga perché quando si cucina bisogna sempre utilizzare delle padelle, dei contenitori larghi per fare in modo che la cottura sia uniforme del prodotto. In questo caso sedano rapa, ma qualsiasi altro tipo di cottura è importante utilizzare sempre il contenitore capiente nel modo giusto. Questo è un suggerimento che vi do. Ok, nel frattempo abbiamo la crema che sta procedendo. Adesso Matteo ha messo il sedano rapa sul tagliere, l'abbiamo aperto in questo modo, vedete che già c'è questa alternanza delle sfoglie di sedano rapa che permettono poi di ottenere la forma della sfogliatella originale. Quindi finisco di preparare i cubi e poi aggiungo a questo punto
dello scalogno tritato. Lo scalogno lo mettiamo adesso, non all'inizio. Vi spiego anche perché. Perché non deve cuocere troppo, deve mantenere il profumo. Quindi rischieremo di rosolarlo e perderebbe quell'aroma e quell'eleganza che ha lo scalogno. Quindi vedete che tolgo anche dal calore la pentola per mescolarlo senza dargli troppo calore. Un po' di erba cipollina, quindi anche questa la mettiamo all'ultimo momento, sempre fuori dal calore, perché altrimenti perderebbe il suo colore e la clorofilla dell'erba fresca, e abbiamo ottenuto questo tipo di procedimento. Quindi vedete che le verdure sono rimaste della stessa forma, non si sono modificate. È importante appunto che il taglio rimanga inalterato. E aggiungo questa preparazione alla crema. In questo modo, quindi aggiungiamo questi ingredienti. Eccoci. Vado a mescolare. Quindi ottengo una crema, sembra quasi la crema di ricotta che viene messa all'interno della sfogliatella originale. Quindi abbiamo voluto ricreare questo effetto. Ed è una sfogliatella salata completamente vegetale questa. Quindi inserisco all'interno del sacchetto che ci aiuterà poi a riempire la sfogliatella la crema ottenuta. Voilà. Ok. Vai, fai riempire. A questo punto vi faccio vedere i passaggi che mettiamo la crema al centro del sedano rappa in questo modo. Attenzione a quelle calde. Ok. Quindi viene piegata dalle due estremità, così, chiusa all'interno, la giriamo e otteniamo la forma, pieghiamo un po' l'interno ancora, e otteniamo la forma originale di una sfogliatella. Quindi questo è il processo di preparazione della sfogliatella. Poi viene cotta in forno per un quarto d'ora a 150 gradi con un po' di olio extravergine messo sopra, quindi la cottura la restringerà un po' e gli manterrà la forma poi originale della sfogliatella. Quindi queste noi le abbiamo già preparate in precedenza. Attenzione a queste, le togliamo. Quindi dopo cotta si ritira e otteniamo questa forma in questo modo. Ovviamente le abbiamo cucinate prima per velocizzare i passaggi. Nel frattempo la crema di grana padano è quasi pronta. Appena è pronta poi andiamo ad impiattare, così facciamo vedere il passaggio finale. Abbiamo voluto anche ricreare l'effetto dello zucchero a velo, no? Che viene messo sopra la sfogliatella. Questo l'abbiamo ricreato con del riso, quindi è una polvere di riso. Il riso viene prima cucinato in acqua e sale, fatto cuocere molto tempo. Quando la cottura del riso, diciamo, risulta molto cotto, viene scolato, messo su una placca e fatto essiccare in forno fino a quando non diventa disidratato completamente, quindi molto disidratato, molto asciutto deve essere e deve seccarsi completamente. Quando abbiamo ottenuto questo risultato lo facciamo frullare completamente, quindi per ottenere questa polvere. Quindi questa è una polvere di riso che in realtà sembra lo zucchero a velo che
viene normalmente messo sulla sfogliatella. Adesso prendo un piatto per far vedere, i piatti sono qua, per far vedere come andiamo ad impiattare la sfogliatella. Quindi mettiamo al centro, se è pronta la crema di grana padano riserva, quindi un grana padano che ha un po' più di forza, essendo riserva, quindi un sapore più intenso. La crema la vado ad adagiare nel piatto in questo modo. Eccoci, tanto possiamo magari preparare anche gli assaggi. Forse è meglio tagliarli a metà perché non avendo un appoggio non riescono magari a... Tagliamo a metà così riescono a degustarli più facilmente. La sfogliatella l'appoggio in questo modo nel piatto, aggiungo la polvere di riso che richiama l'effetto dello zucchero a velo, e abbiamo la sfogliatella di sedano rapa grana padano pronta. Quindi ho ricreato, come dicevo prima, un dolce napoletano molto conosciuto in una versione salata, tutta vegetale. Questo il piatto è pronto, adesso ve lo facciamo assaggiare così degustate anche i sapori come ve li ho raccontati. Tanto vi ringrazio e buona degustazione intanto. Grazie.